Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami. Cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di giugno 2022. L'imperatrice e la ruota della fortuna. Wow, amici del cancro. L'imperatrice parla di abbondanza, parla di prosperità, parla di fertilità e la ruota della fortuna indica un cambio che sta per arrivare nella vostra vita. Normalmente i cambi della ruota della fortuna, qui si parla di figli, fortemente ragazzi, per qualcuno. Fate attenzione se non è quello che volete, perché la ruota della fortuna sono gli avvenimenti esterni, fortunati, ma che arrivano a sconvolgervi la vita. Ve la sconvolgono in meglio, però ve la sconvolgono. Per qualcuno si tratta di quello che è una capacità creativa. Io sento che per qualcuno si fa riferimento a un nuovo tipo di percorso, creativo all'interno della relazione, all'interno della coppia, un nuovo modo, se vogliamo, di vivere, la coppia. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuona tutto. Prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare, e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme questi 3 oroscopi. Sempre in descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi, basta aprire la tendina. Allora, abbiamo la principessa di spade al contrario e un 8 di coppe. Qui si parte da un qualche tipo di immaturità mentale, sento io, si parte da una carenza comunque, perché la principessa di spade, quando è al contrario, mi fa sempre venire in mente il controllo. E normalmente chi ha bisogno di tanto controllo è perché fondamentalmente è insicuro di, come vi posso dire, il fatto di perdere il controllo lo spiazza. Di conseguenza un'attitudine che hanno queste persone è proprio tenere tutto a posto, tutto in ordine. Ho questa sensazione con questo fante di spade. E l'otto di coppe mi dice che in questo momento probabilmente avete questa sorta di vuoto emotivo. Quindi vedendole tutte insieme è un po' quello che vi ho detto prima, no? Quindi sento che qualcuno ha bisogno, per certi versi, di prendersi proprio uno spazio, magari anche fisico, dal tipo di relazione o di situazione in cui si è, scusate, per capirsi, per cercare di capirsi meglio. Andiamo avanti poi con il matto, la ruota della fortuna e il 3 di spade. La ruota della fortuna ce l'avevamo già qui. Qui c'è voglia di aria fresca fondamentalmente. L'energia del matto mi parla di quello che è la voglia di novità, la voglia di nuove avventure, la voglia di genuinità anche. Per qualcuno si tratta di fidarsi di nuovo, io sento. E la ruota della fortuna in questa posizione io credo che ci sia proprio qualche cosa che fa fatica a cambiare. E vedendo il 3 di spade sento che probabilmente qualcuno qui ha un forte controllo su se stesso o se stessa, o una situazione o il partner o la partner, per una paura di star male. C'è un dolore qui che probabilmente non si riesce ancora ad elaborare, ed è per quello che abbiamo la ruota della fortuna in posizione centrale della lettura. Quindi con questo 3 di spade sento che si tratta veramente di aver bisogno di curare questo cuore, c'è un tradimento, una sofferenza, qualcuno si sta sacrificando, sento. Abbiamo poi un 4 di bastoni e il 10 di coppe. Wow! Quindi sento che alla fine comunque questo 3 di spade, andiamo dopo a vedere di che cosa si tratta, ma si va dissolvendo, perché andiamo con un 4 di bastoni verso quello che è l'unione felice. Per qualcuno si tratta proprio di la firma di un contratto, perché normalmente il 4 di bastoni si intende quello, si intende anche un matrimonio magari per qualcuno, ok?
E il 10 di coppe è una carta di compimento assolutamente positiva. Si va verso quello che è un appagamento familiare, un appagamento emotivo. Quindi diciamo che a parte questo un momento di mancanza iniziale, dove io credo che voi abbiate solo voglia di qualcosa di nuovo, abbiate bisogno di qualche cosa di fresco, di genuino, di puro, no? Allora, la regina di spade, cioè bellissime carte anche queste, abbiamo il mondo, abbiamo un 9 di pentacoli e abbiamo un re di coppe, ragazzi. Non è, scusate, non la regina, la principessa di spade. Su che cosa avete bisogno di tenere il controllo? Io sento che, cioè, queste tre carte, guardate, se ne è girata un'altra. Queste tre carte, cioè, davvero, qualcuno probabilmente ha effettuato un cambiamento, un trasferimento, perché comunque il mondo mi parla anche di distanza, no? Ma io sento che è una cosa che vi porta qualche novità positiva, probabilmente è per quello che in questo momento tendete a esercitare più controllo, perché arrivate da una situazione dove, dovuto a questo cambio del mondo, io sento che qui vi manca un po' la stabilità, ma comunque non è che stiate male. Dovete un attimino sistemare le cose probabilmente di tutti i giorni. Per qualcuno davvero sento che si tratta di un trasferimento, magari siete andati a convivere o magari avete solo cambiato di casa o di paese. Comunque c'è il 9 di pentacoli e vi dico che anche il 9 di pentacoli ha un'energia di gravidanza e il re di coppe, quindi qui sembra che ci sia veramente il quadro della famiglia felice. Il re di coppe mi parla, potrebbe essere la vostra persona di interesse o potrebbe essere il fatto che voi siate completamente connessi con voi stessi. Magari un po' insicuri, ok? Però siete coscienti di come provvedere a voi stessi. E poi si è girato questo 9 di coppe che io metto comunque qui, sono 2 9. Questa è una carta che mi parla di un appagamento da un punto di vista concreto, materiale, perché è di denari, mentre questo, essendo di coppe, mi parla di quello che è un appagamento da un punto di vista proprio emotivo. Andiamo a vedere allora che cos'è che vi manca con questo 8 di coppe. La regina di denari, l'eremita e il re di denari al contrario. Che interessante. Io credo che se allora, sono usciti re e regina di denari, quindi per le persone che sono in una relazione vi dico che potrebbe essere una relazione predestinata, okay, perché quando escono, lo dico sempre, le 2 figure, dello stesso seme potrebbe essere una coppia per destino. Però che siate o meno in una relazione con questa fase di eremita che è la stessa energia dell'8 di coppe, vi faccio presente, qualcuno si sente solo all'interno della relazione, è come se non sentisse la presenza dell'altra persona. Sì, è vero, avete tutto questa sorta di appagamento, ma sento che, non lo so, è una roba vostra. Per qualcuno potrebbe essere, che manchi un padre, eh. Andiamo a vedere il guardate dove si è fermata la carta. L'imperatrice al contrario, ed è la carta di inizio stesa, l'imperatrice, e l'8 di spade al contrario. Ragazzi, qui voi avete solo paura di fare il passo, perché avendo l'8 di spade, io sento che molte persone si fanno tantissimi problemi, credono di non essere in grado, credono di non avere le potenzialità, ma in realtà è tutta testa, le potenzialità ce le avete. Il matto vi dice che vi potete fidare di voi, vi dice di ritrovare quel guardate, la carta del matto molte volte fa riferimento al bambino interiore, no, perché esprime proprio quell'energia di fiducia, di, genuinità, di bontà, di allegria, di pulizia che hanno i bambini. E qui sento che è un po' quello di cui avete bisogno voi, trovare leggerezza fondamentalmente. Andiamo avanti, vediamo la ruota della fortuna. Abbiamo la carta del giudizio, un 6 di bastoni e il 7 di bastoni.
Io credo che qui per riuscire a muovere questa ruota della fortuna, ci sia bisogno di valutare le cose da un altro punto di vista. La carta del giudizio è la carta del risveglio spirituale, è la carta della presa di consapevolezza. C'è bisogno di prendere distanza da qualche cosa e qui abbiamo la carta della vittoria, quindi e il 7 di bastoni al contrario. Per certi versi qualcuno sta vivendo una determinata situazione come una vittoria sofferta. Ma infatti c'è il 3 di spade, andiamo a vedere il 3 di spade. No, sono troppe. Andiamo a vedere questo 3 di spade, questo dolore a che cosa fa riferimento. 10 di denari e 8 di denari. Allora, per qualcuno può essere a livello familiare, quindi qui, come dicevo, il padre, la madre, potrebbe essere che per qualcuno risuoni come la famiglia di origine. Anche l'imperatrice fa riferimento alla madre. Potrebbe essere che qui c'è stato un qualche tipo di tradimento, di sofferenza o da parte di una persona che è molto vicino a voi, che magari fa proprio, parte della vostra famiglia di sangue, di origine, e potrebbe anche essere un gruppo di lavoro. Può essere che magari questa persona con la quale abbiate questa relazione o se magari è solo una persona che avete conosciuto, a livello cioè siate coinvolti con questa persona a livello anche lavorativo, o può anche fare riferimento al fatto che c'è qualche cosa a livello di quotidianità, a livello del tutti i giorni, a livello di quello che sono i cicli, le cose che si fanno ripetutamente, probabilmente nel gruppo sociale in cui vivete, nel gruppo familiare in cui vivete o da cui arrivate, che vi crea questa sofferenza. È qualche cosa legato comunque al quotidiano. Però andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un 6 di spade e un 4 di spade al contrario. Sì, io credo che sia stata un'attitudine di qualcuno, perché in realtà comunque io vi vedo finendo la stesa con 2 carte molto belle di appagamento. Però questo 6 di spade mi dice: "C'è bisogno di prender distanza da qualche cosa", e io vi dico: potrebbe essere il controllo, potrebbe essere questo 8 di spade, potrebbe essere il fatto che magari voi vi sentiate soli, se così fosse, come dicevo prima, all'interno della relazione, ma che in realtà non sia così, magari è un vuoto che sentite voi o potrebbe essere un vuoto che sentite da parte dei vostri familiari, un vuoto affettivo. Qui qualcuno ha bisogno di crescere, ha bisogno di creare la propria realtà. L'imperatrice è colei che viene rappresentata in certi mazzi come una donna in gravidanza, no, perché è colei che è capace di gestare qualcosa, un bambino, un'idea, un'opportunità, una nuova sé o un nuovo sé. Quindi noi abbiamo il potere di creare la nostra realtà, okay? E qui c'è il 4 di spade al contrario. Io sento che qui qualcuno ha bisogno ancora, a fine giugno, di buttare giù buttare giù non è la parola giusta, di trasformare questa sofferenza. Andiamo a vedere il 10 di coppe. La forza, quindi e il 2 di pentacoli. Qui si tratta ragazzi, sento che sono alti e bassi comunque, niente di terrificante se siete in una relazione. Se invece foste single questo potrebbe essere una vecchia sofferenza che comunque, non riuscite ancora a elaborare verso fine giugno, okay? Però si finisce con la carta della forza e il 2 di pentacoli. Io sento che qui si va avanti in modo molto sereno. Vi ricordo che anche se qui è nella posizione centrale della lettura, le carte tema sono imperatrice e ruota della fortuna. Si va verso quello che è un'unione familiare, che qui potrebbe essere di 2 persone, perché il 4 di coppe parla proprio strettamente di matrimonio, mentre qui potrebbe essere di 2 e più persone, quindi davvero per qualcuno sento che si va verso il creare una famiglia.
Se state cercando un bebè, assolutamente è un periodo molto fecondo. Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single, dopodiché vedrò qualche carta per le persone che sono in relazione e in ultimo 8 di coppe, qualche carta per le persone che sono in una relazione a distanza, in separazione o clandestina. Allora, abbiamo per i single un 8 di coppe. Scusate. Scusate. Un 4 di bastoni un'altra volta, ce l'avevate già qui, il diavolo e la regina di denari. Allora, qui sento che c'è qualcuno che si deve allontanare da un'attitudine, da un qualche tipo di stabilità, di contratto, di regola. C'è il diavolo, quindi qualcuno qui è fortemente condizionato da qualche regola familiare, sento. Perché comunque anche qui avevamo questa zona che mi parlava di qualche tipo di tradimento, di sofferenza legato al gruppo familiare. E qui lo rivedo in un certo senso. Il consiglio che vi danno le carte è la regina di pentacoli, che avevate già qui. Fondamentalmente cercate di riprendervi il vostro potere personale, ok? C'è da staccarsi da questo diavolo, da questo condizionamento, da quello che potrebbe essere una sorta di tossicità che c'è in quest'unione. Più che perché giustamente voi siete single, è un po' come se sentissi allora per qualcuno sì riguarda la famiglia di origine, però io credo che qui ci sia qualche tipo di idea, qualche tipo di aspettativa inerente al modo di vivere la relazione, che condiziona. Ehm, Fate attenzione perché io credo che questo diavolo, per le persone che vivranno questo periodo di giugno, diciamo un po' così, nei pensieri negativi, nella tossicità di cui ci parla il diavolo, avendo anche il fante di spade, si tratta veramente di voler controllare le cose. Ma qui io credo che si tratti di prendere le distanze semplicemente da quello che è le vostre paure, mi verrebbe da dire. Va bene, andiamo con le persone che sono in una relazione stabile, quindi andiamo a vedere qualche carta anche per loro. 3, ancora una. No, va bene 3 allora. Wow! 2 di coppe, 4 di coppe, 10 di denari. Qui avevate anche il 10 di coppe. Vi vedo bene, vi vedo in una unione, per molti è un'unione nuova, ed è da lì che magari c'è stata questa fase di gestazione della relazione e poi si arriva a quello che è la ruota della fortuna. Perché si arriva al compimento, ragazzi. Io credo che qualcuno stia magari per timidezza, stia aspettando che sia l'altro o l'altra a fare la prima mossa, a parlare di certi temi piuttosto che di un aiuto pratico in casa, se invece la vostra relazione fosse magari di lunga data. Ma guardate, sento che comunque c'è affiatamento, c'è complicità, c'è quello che è un 10 di pentacoli alla fine, quindi si va verso quello che è l'equilibrio proprio, ok? Per qualcuno questo 10 di pentacoli potrebbe anche fare riferimento a un dono che vi arriva a livello familiare, magari una vincita, magari c'è un'abbondanza anche a livello economico, insomma. Ok, andiamo a vedere per gli amici del cancro che sono in una relazione diversa, quindi o a distanza o in una relazione clandestina o in separazione. Quindi andiamo a vedere 4 carte anche per loro. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e anche con le email, perché ogni tanto mi arrivano anche delle email di sfogo. Quindi grazie a tutti, è importante per me. Ok, 2 sono uscite.
Allora, il 9 di pentacoli al contrario richiama l'energia che c'era qui un'altra volta l'imperatrice, quindi è la terza volta che esce. Andiamo a vedere che altro hanno da dirvi. Io credo che qui c'è qualcuno di voi che non si ami abbastanza, perché il 9 di pentacoli normalmente parla di amor proprio, in questo caso è al contrario. E il fatto di essere madri di voi stessi, in questo caso è al contrario, l'imperatrice, quindi anche quello forse manca un pochettino. Poi abbiamo il 10 di spade e il 4 di spade. Ammazza ragazzi, ma come state? Guardate, il 10 di spade io lo associo al 3 di spade e il 4 di spade era già uscito qui. Forse questo è il gruppo che se la cava meno bene, direi io, perché comunque è forte questo tradimento, guardate, è uscito anche un 5 di bastoni. È forte comunque il tradimento che c'è qui nel 3 di spade, qui lo risento con il 10 di spade, probabilmente qualcuno qui si sta un po' buttando giù, si sta un po' facendo calpestare, perché qui proprio amor proprio, con il 9 di pentacoli e l'imperatrice al contrario, ragazzi, alzate la testa. Cioè qui c'è il 10 di spade, si va verso la conclusione di un ciclo, in effetti la lettura va verso quello che è un appagamento a livello di coppia, ma c'è da guarire qualche cosa, c'è da guarire quelli che sono i conflitti troppo accesi, mi verrebbe da dire, o i conflitti di poco conto, se fosse eh, così, se magari sono solo litigi, ecco, magari sarebbe meglio certe volte lasciar stare. Però io qui sento che c'è un'inflessione un po' più di sofferenza, un po' più di remissività da parte di una delle due persone. E c'è la voglia comunque con questo 4 di bastoni, di spade, c'è la necessità in realtà con questo 4 di spade di occuparsi della propria guarigione. Anche qui in realtà parlava di prendere distanza, però era, essendo comunque al contrario in questo caso, sì, c'è questa guarigione che deve avvenire, ok? Ma io sento che dipende da questo 3 di spade, questo tradimento che c'è stato a livello familiare, a livello dell'altra persona. E comunque molta di questa sofferenza che sta provando questo gruppo, io sento che dipende dalla mancanza di amor proprio, e quindi sta a voi cominciare a lavorare sull'amor proprio. Ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore per gli amici del cancro, andiamo a vedere. La la. Passione, permette a cuore e anima di cantare con gioia. Qui in effetti c'è tanta restrizione. Io credo che qui qualcuno, ragazzi, la tossicità la stia vivendo in casa, nella famiglia d'origine. Comunque, scusate, sono tornata un attimo indietro. Anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Ok? Quindi per molte persone, avendo anche poi comunque il 4 di bastoni, si prospetta quello che è una relazione con anima gemella, che non vuol dire che siano idilliache, tutto rose e fiori e confetti, ok? L'anima gemella arriva sempre per portare una crescita, può anche durare una settimana la relazione, ma comunque l'anima gemella ci aiuta a crescere in modo costruttivo. Le anime karmiche ci fanno crescere, ma attraverso il modo distruttivo. Prima ti distruggono, così poi voi potete rinforzarvi. Invece con le anime gemelle, diciamo di tipo sano, perché comunque anche le anime karmiche sono anime gemelle, questo tipo di lavoro è fatto con le anime gemelle sane, in modo, cioè con supporto l'uno verso l'altro, ok? Luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza o insieme. Molto presto decidi lucidamente cosa vuoi così che avvenga ora. Qui fa riferimento alla legge di manifestazione. Quando vi dicono per manifestare l'anima gemella prendi un taccuino e scrivi come la vuoi, bionda con gli occhi azzurri, alta, bassa, che faccia questo lavoro con questi hobby. Più precisa è la descrizione, più mettete energia e prima arriva. E poi conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Questo messaggio io lo sento per i primi due gruppi. In questo caso io vi dico, non lo so se è il caso di comunicare
anche quello che è la vostra sofferenza. Cioè, comunicate quello che vi dà fastidio, ma non quello che vi fa soffrire. Prima guarite. Una volta che riuscite a guarire quello che è la vostra sofferenza, riuscite a comunicarla in modo distaccato, senza rischio di accusare l'altro per quello che sono le cose che non avete lavorato voi di voi stessi fondamentalmente. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!